Ciao a tutti e bentornati su Wikos, bentornati anche nella mia rubrica My Book List, la rubrica dove vi consiglio libri che mi sono piaciuti o che ho trovato particolarmente interessanti. Oggi torno da voi con Gli scordati di Emanuele Firinu. Emanuele Firinu è uno scrittore esordiente in Italia, è nato nel 1998, quindi molto giovane. Infatti questo è il suo romanzo d'esordio. Ci troviamo a Catania, in un'epoca a cavallo tra il fascismo e l'inizio della seconda guerra mondiale. Qui seguiamo la storia di due ragazzi che si innamorano e scoprono di essere omosessuali. Cosa succederà però? Un giorno, mentre si incontrano nel loro luogo segreto, una spiaggia, verranno beccati da un carabiniere che li arresterà entrambi. Michele, però, uno di questi due ragazzi, viene da una buona famiglia, quindi il padre riuscirà a farlo uscire di prigione e a riportarlo a casa. Per l'altro ragazzo, invece, il destino sarà diverso. Infatti verrà portato all'isola di San Domino, un'isola dove durante l'epoca del fascismo tenevano tutti gli omosessuali o le persone transessuali. Non vi dico di più della trama perché non voglio rovinarvela troppo, comunque sappiate che il contesto è questo. Perché vi consiglio questo libro? Ve lo consiglio perché parla in modo abbastanza approfondito e dettagliato di quella che era la realtà dell'isola di San Domino, una realtà che io personalmente non conoscevo, e in più penso sia molto interessante per la ricerca storica che è stata fatta, perché da una parte seguiamo Michele, che appunto viene da una famiglia molto ricca, una famiglia acculturata che ci tiene allo studio del ragazzo, ma purtroppo, come ci si può aspettare dall'epoca, immersa in quella che era la cultura fascista. Quindi Michele si troverà a convivere con la sua omosessualità e con quello che ci si aspetta da un giovane ragazzo fascista. D'altra parte Salvatore, detto Sassà, che verrà portato su quest'isola, incarcerato, paradossalmente si ritroverà molto più libero a esprimere quello che è, molto più libero appunto perché su quell'isola ci sono solamente persone come lui e lui fino a quel punto non sapeva nemmeno che esistessero altre persone come lui. Come dicevo prima, questo è un romanzo d'esordio, lo scrittore è molto giovane e in alcuni tratti si sente, non perché il libro sia scritto male, ma perché si sente appunto che lo stile di scrittura è ancora un pochino acerbo. In più questo libro inizialmente era pensato come una sceneggiatura, quindi era immaginato come serie TV, non lo è diventato, è diventato un libro, però lo stile sembra di leggere una sceneggiatura, sembra di leggere una serie di scene che si susseguono l'una all'altra senza che ci sia la parte emotiva dei personaggi scritta su carta. Resta comunque un libro secondo me molto valido, un esordio molto valido e vi consiglio di leggerlo. Fatemi sapere se l'avete letto, fatemi sapere se voi conoscevate la storia dell'isola di San Domino, in caso io vi leggerò tutti nei commenti e vi aspetto sempre qui su Wikos nel prossimo video. Ciao!